Fare l'orto, crearsi il proprio orto è un sogno di moltissime persone che vogliono anche loro seminare, veder crescere, quindi coltivare e cibarsi delle proprie verdure sane, coltivate con metodi naturali, senza l'utilizzo di nessuna roba chimica e pienissime di nutrienti. Qua sul canale di Riccorto, in vari episodi ben definiti, andremo passo per passo a imparare come crearne uno da zero, con metodi naturali, trucchi e accortezze per rendere tutto il lavoro più semplice e veloce e anche bello e simpatico. Il primo passo importantissimo è progettare l'orto. Dove e come saranno le nostre prode, che sono il luogo dove andiamo a coltivare i nostri ortaggi, e quale sarà il modo migliore per preparare il suolo o per disporre appunto le nostre aiuole e le nostre prode all'interno del nostro spazio, nel nostro giardino. Il primo passo è che se possedete uno spazio ampio è di mettere tutto su carta, proprio tutto, e stabilire la posizione di varie infrastrutture che possono essere piccoli annessi, un mini garage, qualche pavimentazione o qualche muretto, o anche solo qualche presa elettrica e qualche tubo sotterraneo o anche un rubinetto da dove avremo accesso all'acqua. Avendo tutto questo in carta avremo tutto davanti ai nostri occhi e lo potremo consultare ogni qualvolta ci sarà utile e in modo, diciamo, per poter fare le cose nel modo migliore che ci sia. Se lo spazio naturalmente è minimo e piccolo, basterà per esso un piccolo foglio, quindi sarà tutto più facile. Però vi consiglio di provare a mettere tutto su carta perché poi vi ritornerà utile nei prossimi episodi per poi creare consociazioni e programmazioni dei nostri ortaggi all'interno delle stagioni. Fatto ciò, poi andiamo sulla pratica finalmente con un metro più lungo possibile e uno spago e qualche bastoncino per segnare dove andremo a mettere le prode. Andiamo appunto nel nostro giardino e incominciamo a misurare e a visualizzare dove andremo a costruire il nostro futuro orto. Il posizionamento andrà deciso seguendo alcuni parametri abbastanza generali che però potete andare a notare nel giro di qualche settimana nel vostro orticello, quindi dovrete aguzzare la vostra osservazione e il vostro ingegno nel notare dei piccoli avvenimenti che riguardano il sole, la pioggia e il vento che avvengono nel vostro giardino o nel vostro appezzamento di terra, perché appunto nel momento in cui andiamo a lavorare con la natura si esplicita all'interno del nostro terreno in certi modi e quindi noi dovremo andare a notare queste sue comparizioni per sfruttarle al meglio. Allora, se avete una zona asciutta, quindi che o trattiene poca acqua e che d'estate vedete che le piante necessitano di molta acqua e che soffrono appunto per questa mancanza, le prode andranno messe perpendicolarmente alla direzione di scorrimento dell'acqua, cioè della pendenza del vostro terreno. Che siate in collina o siate in pianura, il vostro terreno avrà una minima pendenza e quindi, soprattutto appunto nelle colline o nei terrazzamenti, andranno messe le prode perpendicolarmente alla discesa dell'acqua e alla pendenza. Quindi voi andrete su un foglio, andrete a vedere un attimo la pendenza anche buttando una secchiata d'acqua nel vostro giardino, nel vostro appezzamento e andrete a posizionare le prode all'incirca, non al centimetro naturalmente, perpendicolarmente in modo da fermare tutti i nutrienti, tutta la sostanza organica e tutta l'acqua che tenderebbe a scorrere via. Se il terreno è umido, vedete che c'è abbondanza di umidità, anche in inverno gela facilmente e in estate i problemi di siccità sono minori rispetto ad altri posti, potremmo andare paralleli alla pendenza, in modo che in inverno, mettendoli paralleli alla pendenza, l'acqua abbia più possibilità di scivolare via e quindi di non accumularsi e per esempio in pianura, in quelle piccole pendenze che possediamo, non andrà a creare dei piccoli allagamenti, quindi non andrà a far marcire le nostre piante con troppa umidità. Altra indicazione generale è che se il terreno è perfettamente in piano o non ha delle pendenze eccessive, tutte le direzioni vanno bene. Potrete andare a creare, lo trovate in qualsiasi un libro di permacultura o metodi simili, potrete andare a creare spirali, mandala o forme geometriche che richiamino appunto delle forme o delle idee naturali e quindi ogni direzione andrà bene e saremo noi che andremo ad adattarci poi alle direzioni della proda e andremo a disporre gli ortaggi nella condizione migliore in cui essi possano stare. Però di solito vedete, notate negli orti, in qualsiasi orto, prediligono di solito in estate direzione
est-ovest delle prode e invece in inverno nord-sud, a seconda poi degli ortaggi che vanno a coltivare in grandi quantità. Ma noi, essendo piccoli orti che andiamo a coltivare, poi in futuro vi andrò a spiegare in metodo con consociazioni e abbastanza intensivo, senza fare grandi superfici con un solo ortaggio, quindi senza utilizzare la monocultura, a noi questa standardizzazione sarà abbastanza inutile. Dopo avervi detto queste informazioni generali che poi voi potrete adattare e modellare a seconda di ciò che vi circonda e delle infrastrutture che possedete intorno al vostro orto o alberi e piante già presenti, dovremo andare a stabilire delle dimensioni di queste prode che dovranno essere facili da progettare. Le prode appunto dovranno essere, se possibile, di misura standard. Per una produzione professionale, questa facciamo una piccola parentesi, in un campo senza ostacoli, quindi una pianura in un campo che prima veniva coltivato a trattore, per esempio, possono andare dai 15 ai 30 metri di lunghezza, ma per piccoli orti le lunghezze saranno differenti e svariate, ma l'importante è la larghezza. Le lunghezze possono essere qualsiasi, le adattate alle vostre necessità e alle vostre esigenze di produzione, però la larghezza è quella che vi consiglio di standardizzare e di fare uguale a tutte le altre. La dimensione ottimale di una proda è di 75-80 cm, perché oltre a essere comoda da saltare, quindi da superare con un passo, per esempio portando delle cassette in mano senza dover fare il giro di tutte le altre prode, è anche poi un'utilità quella che ha più combinazioni di consociazioni e sesti di impianto, cioè di distanze tra le piante utili e produttive per diverse tipologie di piante e varietà. E anche moltissimi motocoltivatori e attrezzi per agricoltura professionale in piccoli appezzamenti, le dimensioni appunto di questi marchingegni sono all'incirca dai 75 ai 90 cm. I camminamenti che divideranno le nostre prode per risparmiare spazio potranno essere larghi 45 cm, all'incirca la distanza tra due piedi, però in alcuni casi potrebbe essere utile farli più larghi per far passare delle carriole o delle piccole carrette con gli ortaggi sopra, oppure delle persone che vogliono passare più comodamente, avendo voi, che ne so, abbondanza di spazio e quindi volete rimanere più comodi. In questo modo tutti i materiali che poi compreremo con queste prode larghe tutte uguali, come i tessuti non tessuti, degli utensili manuali o meccanici o dei teli e delle serre, potranno essere utilizzati dappertutto in ogni proda. Quindi se vogliamo spostare una coltivazione invernale da una proda all'altra per creare delle rotazioni, che sono l'intervallazione degli ortaggi attraverso le stagioni, potremo andare a spostare la nostra piccola serretta che abbiamo costruito da una proda all'altra, cercando il punto migliore per ogni stagione e per ogni anno che avverrà. Naturalmente questo non è sempre possibile, per esempio nel mio orto ci sono varie prodi di diverse lunghezze, ma alcune variano disgraziatamente di larghezza per poter sfruttare più spazio e per poter fare un po' lo slalom tra varie infrastrutture, alberi e siepe che posseggo. Però di solito la dimensione è massima di 1 metro e anche 1,10 m disgraziatamente, che è un po' scomoda da lavorare perché ti devi sbilanciare con il corpo per arrivare nel mezzo alla proda per poterci trapiantare o seminare cose, fino a una distanza minima di 80 cm, che sarebbe appunto la perfezione per le mie piante. Ora con voi sto andando a progettare nuovamente una parte del mio orto in modo da rifare tutta la progettazione del nostro orto, sia mio che vostro, da zero. Poi nel corso degli anni sarà nostra intenzione e volontà di essere molto più creativi, di ingegnarci poi per creare nuove idee, nuovi metodi di coltivazione propri, che non per forza andremo a copiare da quello che ho detto io o quello che abbiamo letto in un libro, ma comunque andremo ad adattare nel modo migliore che pensiamo che sia le nostre necessità, quelle dell'orto, quelle della nostra zona in cui coltiviamo e a quello di cui vogliamo cibarci e appunto coltivare. Nel caso, come vi dicevo prima, di un approccio permaculturale, quindi attraverso una tecnica di progettazione non solo di orto ma anche di spazi interni e esterni, l'orto non sarà disposto in prode in fila, ma a spirale, cerchio o, come vi dicevo, anche a mandala. Data questa situazione di propria scelta, vi consiglio di leggervi, tra i vari testi che esistono scritti, vi consiglio di leggere il libro Introduzione alla permacultura. Ve ne parlo qua in un video che ho già fatto qua in alto a destra, ve lo lascio se per caso ve lo volete vedere dopo questo,
che vi spiega perfettamente come poter progettare da zero sia un orto in metodo permaculturale e varie zone sia interne alla vostra casa che esterne, in un modo molto carino e utile e molto innovativo per essere stato scritto 50 anni fa. Naturalmente nel momento in cui andate in campo a misurare e a creare le vostre prode con i vostri bastoncini e i vostri fili, poi le andate subito a ricopiare in modo abbastanza preciso nei vostri fogli, in modo che poi li andrete a numerare se sono tanti, sia a zone o a singola proda, in modo che poi durante le progettazioni o per segnarvi certi appunti scrivete proda 1 ci ho messo questo ortaggio, proda 2 ci andrò a mettere questo e quest'altro. Dovrete anche recintare, nel caso in cui ci siano molti animali selvatici presenti nella vostra zona, dovrete recintare il vostro orto. Naturalmente, caro pubblico, questi argomenti sono molto specifici e quindi potremmo andarli a vedere in futuri contenuti ad occhio per ogni appunto argomento. Nel caso che poi vogliamo avere una produzione abbondante invernale, potremmo andare a costruire, andare a comprare delle serre in nylon. Le serre in nylon, oltre a proteggere le piante dalle gelate notturne, andranno ad aumentare al loro interno la temperatura sopra le prode e quindi aumenteranno la crescita dei nostri ortaggi, anticipando le colture in primavera e ritardandole di qualche settimana all'inizio di ottobre-novembre durante le prime settimane di freddo invernale. Potremo andarcele a costruire noi oppure le potremo andare a comprare a secondo le nostre esigenze. Il tessuto non tessuto lo potremo andare a utilizzare facilmente sulle nostre prode creando dei piccoli archi fatti in legno o in ferro in modo a proteggere piante come finocchi o insalate dalle prime gelate primaverili in modo da essere sicuri di non sciupare interi raccolti. Comunque tenete sempre a mente dove si trovano tutti i rubinetti e tutti i tubi di accessi idrici, quindi dell'acqua, in modo da creare in futuro, verso primavera, estate, l'impianto di irrigazione. È un argomento anche questo molto specifico e vi consiglio di andare a cercare o farvi aiutare da persone che hanno moltissima esperienza, essendo un lavoro che deve essere molto preciso e che se fatto male può essere una perdita di soldi per l'acquisto appunto dei tubi, dell'irrigazione goccia a goccia e anche una perdita di tempo. Naturalmente se avete qualsiasi domanda o qualsiasi dubbio mettete subito in pausa il video, scrivete un bel commento nel quale mi chiedete appunto i vostri quesiti o anche mi date qualche consiglio da aggiungere ai miei prossimi video o anche parlando solo e unicamente del vostro orto, in modo che dai generali concetti del mio video andremo in singolarmente ad adattarci, chiedendomi appunto voi, alle vostre singole situazioni in modo da avere più opinioni, un pochino più aiuti e da espandere questa community di agricoltori. Il prossimo macro elemento di questo video sarà la preparazione del suolo dell'orto. Tutte queste azioni andranno a creare delle prode rialzate rispetto al livello precedente del suolo, migliorando il drenaggio, limitando il compattamento del suolo e avranno pure un riscaldamento precoce in primavera, riuscendo a catturare più raggi solari. Poi così il suolo migliorerà più velocemente, essendoci concentrati solo in piccole zone specifiche del nostro terreno e potremo avere una maggiore intensità di sessi d'impianto e quindi nessun bisogno di grandi trattori e mezzi meccanici. Il metodo perfetto per preparare il suolo dell'orto proposto da Jean-Martin Fortier in Coltivare Bio con Successo propone questo appunto metodo adottato da tantissime persone che dispongono appunto di superficie medie, ampie e anche piccolissime. Per prima cosa trinciamo il sovescio oppure i residui culturali con una falciatrice, con una trinciatrice o con qualsiasi attrezzo che sminuzzi tutte le piante e tutte le erbe presenti precedentemente nel terreno. Successivamente copriamo i bancali che abbiamo già progettato oppure tutto il suolo con un telo nero per 2 o 3 settimane. Deve essere un telo molto spesso che non lasci traspirare l'acqua e che possa quasi soffocare tutte le vecchie coltivazioni, sanificando anche il suolo. Eseguiamo poi un passaggio con la grill net o la forcavanga per assicurare una reazione profonda del suolo e favorire lo sviluppo radicale dei futuri ortaggi che ne trarranno poi beneficio. In seguito poi spargiamo gli ammendanti sui bancali, che può essere compost, materia organica o qualsiasi altro concime anche di origine animale, e li incorporiamo con un erpice rotante, è un attrezzo sostitutivo alla fresa che andrebbe a creare una suola di lavorazione che poi negli anni si andrà a compattare eccessivamente, quindi va a lavorare questo erpice rotante solo in superficie
che può essere sostituito dalla normale zappa a mano. E infine poi passiamo con il rastrello per rimuovere tutti i detriti e sassi sui bancali o sul terreno, che a questo punto sono pronti per essere seminati e poi coltivati per un'abbondante produzione. Riassunto in poche parole, trinciamo e tagliamo tutti i residui delle colture precedenti, stendiamo dei teli per all'incirca 2 o 3 settimane, o anche meno se avete fretta, poi andiamo a spargere gli ammentanti, quindi le concimazioni, all'interno dei bancali che siamo andati a progettare e a segnare con i nostri paletti e i nostri fili. Poi andiamo a lavorare il suolo e ad arearlo senza rivoltarne gli strati orizzontali attraverso la forcavanga o la grillinette, e poi in sequenza andiamo a rimuovere i piccoli impedimenti che possono andare a rendere difficile la semina o il trapianto delle future piantine, che poi andranno a crescere rigogliosamente. Per l'altezza, quindi il rialzo dei bancali, è suggerito 20 cm, poi con il tempo essa si abbasserà raggiungendo i 10 e 15 cm. Quindi quando andremo a lavorare il suolo con la grillinette proprio sulle strisce dei nostri bancali progettati, il terreno si andrà a alzare un po', poi andremo ad aggiungere compost, andremo ad aggiungere altra materia organica, e quindi la loro altezza, appunto del suolo, quindi della materia su cui andremo a coltivare e a seminare, sarà di 20 cm iniziali e poi alla fine diminuirà fino ad arrivare a 10. Nei sentieri possiamo stendere del cippato, quindi del legno tritato, oppure dei resti di coltivazione o di piante troppo grossolani per andarli a mischiare e a interrare nel suolo, o per andarli a utilizzare come pacciamatura, in modo che nel momento in cui andremo a passare con i piedi andremo pian piano a sminuzzarli, essi si decomporranno e andranno ad aggiungere altra materia organica adiacente alle prode, che comunque servirà ad aumentare la fertilità del suolo. Ho fatto tanti video su questi argomenti, sulla fertilità del suolo, sull'importanza dell'acqua nei nostri orti e sul pianeta Terra. È una serie, si chiama Agricoltura Cosciente, vi lascio le playlist qui in alto a destra con tutti i contenuti che sono andato a portare, e anche qui sotto naturalmente in descrizione. Vi consiglio di vederla perché sono dei concetti molto importanti che poi andranno ad aiutarci a migliorare la nostra percezione, la nostra concezione di tutto quello che andremo a fare nei nostri piccoli orti, che sono solo una microparte di un macro elemento chiamato la nostra tantissimo amata terra. Dopo aver fatto tutte queste lavorazioni importantissime, andremo a stendere la pacciamatura, che potrà essere dei teli di plastica, che io sinceramente non utilizzo anche se è di biodegradabile, ma consiglio di utilizzare paglia, fieno o cippato, in modo da avere altra materia organica che si andrà a decomporre nuovamente nel suolo. Il metodo che vi ho appena proposto di preparazione al suolo può essere modificato attraverso alcune variazioni che appunto utilizzo anche io in base alla zona, alla condizioni e alle possibilità sia economiche che di tempo che possedete. Per esempio io i teli non li uso, vado direttamente a estirpare a mano le piante presenti nel suolo e vado a fare delle piccole lavorazioni durante il trapianto delle nuove piante, in modo da far nascere semi di tutte le erbacce per poi toglierli subito appena germinate. Però comunque il primo metodo è un indicatore generale di quello che dovremmo fare per avere un suolo perfettamente lavorato, senza grandi quantità di erbacce e senza l'utilizzo appunto di componenti chimici. Questo primo episodio di come fare l'orto da zero, di come fare l'orto senza nessuna esperienza precedente, è praticamente concluso. Mi raccomando, qualsiasi domanda o dubbio o anche precisazione su come volete fare il vostro orto e le condizioni in cui vi trovate, mi raccomando scrivete tutto qua sotto i commenti. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace se volete il prossimo episodio, iscriviti se ti piacciono questi argomenti e trovi qui sotto nella descrizione tutti i video che parlano di libri sull'agricoltura naturale che potresti leggerti per farti un po' di cultura generale e per introdurre te stesso un attimino a diverse coltivazioni e metodi che potrebbero essere più adatti alla tua tipologia di suolo e di zona in cui ti trovi. E naturalmente passa buone giornate all'interno della natura, del tuo orto, cercando di creare cose belle, cose funzionanti, cose produttive, sia per te che per tutta la terra intera.